Immagina di scoprire che la persona che ami di più nasconde un segreto inimmaginabile. Elena è una moglie e una madre perfetta, ma si lascia trascinare in una relazione proibita con qualcuno di molto vicino. Quando il marito e il figlio scoprono tutto, le conseguenze sono devastanti. Lascia un like e iscriviti al canale. Il tuo supporto è fondamentale per permetterci di continuare. Iniziamo! Mi chiamo Elena, ho 45 anni e da 20 anni sono sposata con Andrea. Abbiamo un figlio, Matteo, che ha appena compiuto 19 anni. La nostra vita è quella che molti definirebbero serena, tranquilla e sicura. Andrea è sempre stato un marito fedele e attento e il nostro legame è solido. Matteo, nostro figlio, è un ragazzo gentile, socievole, che da qualche anno ha iniziato a portare a casa i suoi amici più stretti. Tra questi, uno in particolare è diventato una presenza frequente. Luca. Luca è un ragazzo educato, intelligente e sempre gentile con tutti. Conosce Matteo fin dai tempi delle scuole medie e spesso si ferma da noi per studiare o per pranzi improvvisati. Col passare del tempo, Luca ha iniziato a considerarmi come una seconda madre e io lo ho accolto volentieri come un altro figlio. Ma poi, quasi senza rendermene conto, qualcosa è cambiato. Non riesco a spiegare quando e come sia successo, ma cominciai a notare in lui un fascino che andava oltre il semplice affetto materno. La sua presenza mi faceva battere il cuore in modo che non provavo da anni. Ed era una sensazione che mi lasciava confusa e persino spaventata. Eppure, quella scintilla non si spegneva, anzi, ogni volta che Luca entrava in casa, quel sentimento cresceva, fino a diventare un desiderio segreto e proibito. Una sera, Matteo e Luca erano passati a casa per prepararsi prima di uscire insieme con altri amici. Matteo mi aveva avvisato che sarebbero rimasti solo il tempo di fare una doccia e cambiarsi, e poi sarebbero andati via. Mentre Matteo era in bagno, Luca rimase in cucina con me e ci mettemmo a parlare per passare il tempo. Iniziammo con discorsi leggeri, ma presto la conversazione divenne più personale. Luca mi parlò delle sue incertezze, delle sfide che sentiva di dover affrontare e delle sue ambizioni. Era raro avere momenti come quello e mi ritrovai coinvolta dai suoi racconti, a scoprire lati di lui che non conoscevo. Mi sembrava di vedere non solo l'amico di mio figlio, ma un giovane uomo affascinante, pieno di sogni e di una sensibilità che non avevo mai notato prima. A un certo punto si fermò e mi guardò negli occhi. Sai, sei davvero speciale, Elena, sussurrò, quasi con timidezza. Quelle parole mi sorpresero e per un attimo non seppi cosa rispondere. Sentii il cuore battere più forte, come se mi fossi svegliata da un lungo sonno. Prima che potessi rendermene conto, ci ritrovammo sempre più vicini. Era un momento fugace, ma quella scintilla proibita si accese tra di noi, lasciandomi con una sensazione che non riuscivo più a ignorare. Mi sentivo combattuta tra il senso di colpa e il desiderio, ma quel desiderio era più forte di ogni altra cosa. E così, quella che iniziò come una semplice conversazione si trasformò nel nostro primo momento di intimità. Dopo quella sera, nulla sarebbe stato più lo stesso. Da quella notte, io e Luca iniziammo a vederci in segreto. Ogni volta che Matteo usciva o quando Andrea era via per lavoro, trovavamo un momento per stare insieme. Era una relazione intensa, fatta di sguardi, di sospiri, di gesti che cercavamo di tenere nascosti. Ogni volta che ci incontravamo, sentivo crescere il nostro legame e il desiderio di stare con lui. Tuttavia, vivevo in un costante stato di tensione.
ogni istante passato con Luca era un mix di passione e paura. Dovevamo stare attenti, cercare di non dare nell'occhio, e ogni volta che Matteo o Andrea ci osservavano anche solo per un istante, il mio cuore saltava un battito. Eppure, il rischio stesso rendeva tutto ancora più intenso, come se fossimo complici di un segreto proibito. A volte mi ripetevo che avrei dovuto fermarmi, che stavo mettendo a rischio tutto per un sentimento che non poteva avere un futuro. Ma poi, ogni volta che lui mi cercava, ogni volta che sentivo la sua presenza vicina, mi dimenticavo di ogni remora e mi abbandonavo a quella passione segreta. Non so esattamente quando, ma a un certo punto mi accorsi che Matteo iniziava a guardarci in modo strano. Erano sguardi fugaci, ma a tratti intensi, quasi come se stesse cercando di capire qualcosa che non riusciva ancora a definire. Luca, che continuava a frequentare casa nostra come sempre, non sembrava farci caso, ma io iniziavo a sentire la pressione. Mi accorgevo di quanto fosse rischioso ogni nostro gesto, ogni nostra parola. Una sera, mentre eravamo tutti insieme in salotto, Matteo mi lanciò uno sguardo che mi fece gelare il sangue. «Mamma, sei strana ultimamente», disse, fissandomi. Tentai di rispondere con un sorriso, cercando di mascherare il nervosismo. «Strana? No, forse solo un po' stanca». Ma lui non sembrava convinto, e nei giorni seguenti iniziai a percepire che i suoi sospetti crescevano. Nonostante tutto, continuai a vedere Luca. Non riuscivo a rinunciare a lui e sapevo che ogni incontro poteva essere l'ultimo, ma il desiderio di stare con lui era più forte di ogni paura. Ma i sospetti di Matteo non fecero che intensificarsi, fino al giorno in cui la situazione mi sfuggì di mano. Era un pomeriggio come tanti altri e sapevo che Matteo sarebbe uscito con gli amici. Così invitai Luca a casa, certi di avere qualche ora per noi. Ma all'improvviso sentii la porta di casa aprirsi. Il mio cuore iniziò a battere all'impazzata. Matteo era rientrato prima del previsto. Ci guardammo, congelati sul posto, sapendo che non avevamo vie di fuga. La porta della stanza si aprì e Matteo ci trovò insieme. Il suo sguardo tradiva shock, incredulità, rabbia. «Mamma, Luca, ma che cosa state facendo?» gridò, incapace di controllare la furia. Tentai di avvicinarmi, di spiegare, ma le parole mi morivano in gola. «Matteo, ascolta, ti posso spiegare», dissi, ma lui scosse la testa, visibilmente sconvolto. «Come hai potuto, mamma?» Con il mio amico. Ogni parola era una pugnalata. Vedere la delusione e il dolore nei suoi occhi mi spezzava, e in quell'istante capii quanto avevo distrutto. Matteo non volle sentire altro. «Non voglio sapere nulla. Lasciatemi in pace». Se ne andò sbattendo la porta, lasciando un silenzio pesante e insostenibile tra me e Luca. Il giorno seguente, Andrea, mio marito, tornò a casa e capii subito che qualcosa non andava. Il suo sguardo era cupo e capii che Matteo gli aveva detto tutto. Il momento che avevo temuto più di ogni altro era arrivato. Andrea si sedette di fronte a me e il suo volto era una maschera di dolore. «Elena, spiegami come hai potuto», disse con una voce rotta. «Con l'amico di nostro figlio? Come hai potuto umiliarci così?» Tentai di spiegargli che ero stata travolta da emozioni che non riuscivo a controllare, ma sapevo che ogni parola era inutile. Lui era ferito e nulla avrebbe potuto sanare quel dolore. «Hai distrutto tutto, Elena. La nostra famiglia, la nostra fiducia. Non posso restare qui dopo questo», disse, con un tono che non lasciava speranza. Non aggiunse altro, e quel silenzio
fu più devastante di qualsiasi urlo. Dopo quella sera, la mia vita cambiò radicalmente. Matteo si allontanò da me e Andrea se ne andò, lasciandomi sola con il peso delle mie scelte. Anche Luca, dopo quello che era accaduto, smise di cercarmi e capii che non c'era nulla da salvare. Avevo perso tutto e ogni giorno dovevo convivere con la consapevolezza di aver distrutto la mia famiglia per una passione fugace. Mi sveglio ogni giorno con il rimorso, con il ricordo di ciò che avevo e di ciò che ho perso per sempre. La casa, un tempo piena di vita, è ora un luogo di ricordi dolorosi e rimpianti. Forse un giorno Matteo e Andrea troveranno la forza di perdonarmi, di guardare oltre l'errore che ho commesso, ma so che non posso sperarci troppo. Ho distrutto la fiducia della mia famiglia e il rapporto con mio figlio si è spezzato in modo che temo sia irreparabile. Ogni angolo della casa mi ricorda i momenti felici che abbiamo vissuto, le risate condivise, le cene in famiglia, i compleanni, gli abbracci sinceri. Ora tutto questo è solo un ricordo lontano, una realtà che io stessa ho scelto di cancellare per qualcosa di effimero. Ogni giorno è una lotta per sopportare il peso della mia coscienza, per non soccombere alla disperazione di sapere che non c'è modo di tornare indietro. Ho provato più volte a contattare Matteo, a scrivergli dei messaggi, ma lui mi ha bloccato su ogni canale e da quel giorno non ha voluto più vedermi. La cosa più dolorosa è sapere di averlo deluso profondamente, di aver rovinato non solo la nostra famiglia, ma anche il suo rapporto con Luca, il suo migliore amico. Ho spezzato un legame che lui credeva sincero e ora non posso fare altro che convivere con questa consapevolezza. Un giorno, dopo diverse settimane di silenzio, ricevetti una chiamata da Andrea. La sua voce era calma, quasi distante, e mi informò che sarebbe passato a casa per recuperare alcune sue cose. Mi sentii nervosa, sapendo che lo avrei rivisto, che avrei dovuto affrontare il suo sguardo colmo di risentimento. Quando arrivò, il suo volto era tirato, ma nei suoi occhi non c'era più solo rabbia. Sembrava stanco, disilluso, come se il nostro matrimonio fosse ormai solo un ricordo. Andrea non disse nulla mentre raccoglieva le sue cose e io rimasi in silenzio, sperando che, forse, ci fosse una minima possibilità di parlare. Quando finì, si fermò per un momento, guardandomi. Elena, sai, non avrei mai pensato di dover vivere una cosa del genere. Non so se riuscirò mai a perdonarti e non credo che nostro figlio potrà farlo. Ma per il bene di Matteo, spero che troverai il modo di rimettere insieme la tua vita. Quelle parole furono come un colpo al cuore. Avrei preferito che mi gridasse contro, che mi insultasse, che desse voce alla sua rabbia. Ma la sua calma, la sua dignità, mi fecero capire quanto avessi ferito non solo lui, ma anche me stessa. Andrea se ne andò senza aggiungere altro, lasciandomi sola con un vuoto che non poteva essere colmato. I mesi successivi furono un susseguirsi di giorni vuoti, privi di significato. La mia vita, un tempo piena di affetti e di routine, era diventata un continuo susseguirsi di rimorsi e sensi di colpa. Mi svegliavo ogni mattina nella stessa casa, tra gli stessi oggetti, ma senza più il calore di una famiglia attorno a me. Ogni tanto mi capitava di pensare a Luca, chiedendomi cosa ne fosse stato di lui, se avesse mai avuto rimpianti, se si fosse reso conto di ciò che avevamo distrutto insieme. Ma sapevo che qualunque fosse la risposta, non poteva fare la differenza. Provai a cercare un sostegno, a parlare con uno psicologo, sperando di capire cosa mi avesse portato a fare una scelta così devastante.
Fu un percorso lungo e doloroso che mi costrinse a confrontarmi con lati di me che avevo ignorato per troppo tempo. Forse era stata la mia insoddisfazione, o forse avevo cercato in Luca qualcosa che mi mancava da anni. Ma qualunque fosse la motivazione, non giustificava il danno che avevo causato. Adesso vivo sola e ogni giorno cerco di convivere con il peso delle mie azioni. So che la mia famiglia non sarà mai più quella di prima e che dovrò affrontare il giudizio di chiunque conosca la mia storia. Forse, col tempo, Matteo troverà il modo di perdonarmi, anche se so che il nostro rapporto non sarà mai più lo stesso. Andrea si è rifatto una vita e non mi ha mai più cercato, lasciandomi con il ricordo di un matrimonio distrutto per sempre. Ogni tanto mi capita di pensare a come sarebbe stata la mia vita se avessi scelto diversamente, se avessi dato ascolto a quella parte di me che mi diceva di fermarmi. Ma ormai la realtà è questa e devo convivere con le conseguenze delle mie scelte. Forse un giorno troverò un modo per perdonarmi. Questa è la storia di Elena, una donna che ha messo a rischio tutto ciò che aveva per un desiderio proibito e ora vive con le conseguenze delle sue scelte. Cosa pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. Siamo curiosi di sapere la tua opinione. Se vuoi ascoltare altre storie come questa, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nessun video. Grazie per averci seguito. Ci vediamo alla prossima storia.